Benvenuto o benvenuta a questa breve lezione teorica introduttiva al livello base del corso da 0 a 100 come imparare a suonare la tromba. Solo una piccola nota, ci tengo davvero a condividere questo genere di contenuti con tutti, non solo gli iscritti della mia newsletter, che probabilmente starai guardando questo video perché sei iscritto. Se non sei iscritto, vai sul mio sito iscriverti perché è una newsletter fantastica, quindi iscriviti subito. Ma ci tengo a condividere questo video con tutti perché ho notato come là fuori ci siano certi guru della tromba che ti dicono fai questo, fai quello e riuscirai a suonare la tromba. Però ecco, ci tengo anche a dare un'altra possibilità alle persone, cioè quella di effettivamente poter essere seguiti da qualcuno che invece ha le competenze, ha le qualifiche, ha tutte le skill necessarie per insegnarti a suonare la tromba come si deve. E quindi cominciamo subito. Che cos'è la teoria musicale? Beh, la teoria musicale è il nostro principale strumento che utilizziamo per comprendere, interpretare e successivamente poi condividere la musica stessa. Ti faccio un esempio. Quante volte hai sentito degli stranieri provare a parlare italiano? Tu se sei madrelingua avrai sicuramente notato che alcuni verbi non venivano utilizzati in modo corretto, che magari la pronuncia di alcune parole era assolutamente sbagliata e anche il lessico era molto ridotto. Desidero mostrarti qui un breve spezzone di un'intervista con Cristiano Ronaldo, che è conosciuto ai più. Vamos a provare a parlare italiano. Bueno, buonanotte a tutti. Italia è una liga difficile. Direi che è piuttosto imbarazzante. Ok, anche con la musica abbiamo la stessa situazione. Infatti, chi comincia da zero deve prima di tutto imparare l'alfabeto della musica e poi la corretta sintassi e la giusta pronuncia. Ma non ti preoccupare perché dopo molta pratica il tuo cervello automaticamente riuscirà ad associare le forme, i suoni e i pensieri che precedentemente gli avevi già impartito e ti verrà assolutamente naturale. E allora cominciamo subito dalla base e ti introduco le note musicali. Che cosa sono le note musicali? Una nota musicale è semplicemente una vibrazione che si propaga nell'aria e che noi percepiamo ad una determinata frequenza. Se la frequenza aumenta, la nota sarà più acuta. Se invece la frequenza diminuisce, allora la nota sarà più grave. Una volta quindi determinata una frequenza, dobbiamo semplicemente stabilire un sistema di riferimento. Ecco quindi che per convenzione abbiamo stabilito nella musica occidentale un sistema di 12 note. Abbiamo detto che ci sono 12 note, giusto? Ma se tu è da tanto tempo che non studi musica, magari l'avrai studiata alle medie quando eri piccolo, forse ti ricorderai che le note erano 7 e non 12. Forse tu ti ricorderai Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. E dici, e le altre 5 note da dove arrivano? Te lo spiego subito. Ecco che mi torna utile la tastiera di un pianoforte. Quelle che ho appena nominato sono le note che ora vedi colorate in rosso sul pianoforte, mentre le altre 5 note sono quelli che ora sto cerchiando proprio sulla tastiera. Ma come funzionano queste 12 note? Perché sono 12 e non 14 o 10? Ecco, qui cominciamo ad addentrarci nella matematica più complessa, fra virgolette, ma giusto per tua cultura personale ti spiego brevemente il perché ci siano 12 note e non 6 o 9 o 24. La musica occidentale, come la conosciamo noi oggi, deriva da trasformazioni che cominciarono addirittura dalla musica greca, quindi migliaia di anni fa. Fino a circa 500 anni fa, la musica veniva suonata evitando accordi, ossia una serie di 3 o più note di altezza diversa ma suonate contemporaneamente. Venivano evitati questi accordi perché erano ritenuti dissonanti, di conseguenza fino a 500 anni fa avresti potuto sentire questo tipo di musica che ora ti faccio sentire. Interessante, vero? Avevi mai sentito qualcosa del genere? Quello che in realtà hai appena sentito è un organum ed è una specifica forma compositiva che è stata utilizzata ampiamente, soprattutto in ambito liturgico. Ma per fartela breve, nel corso del tempo ci si è chiesti perché
non dividere quest'ottava in 12 parti uguali in modo tale da ottenere finalmente dei suoni che combinati insieme risultano non dissonanti ma appunto gradevoli all'ascolto se combinati più suoni insieme. E allora finalmente dopo numerosi tentativi si è giunti all'avvento del famoso temperamento equabile. Senza dilungarmi troppo, se desideri sapere dal punto di vista matematico come siamo riusciti ad ottenere questo tipo di relazione fra le note, semplicemente si tratta della radice dodicesima di 2. Perché radice dodicesima di 2? Perché abbiamo detto che vogliamo avere 12 suoni e non 14 o 16 o 6. In quel caso sarebbe stato la radice quattordicesima, la radice sesta. Perché 2? Perché abbiamo detto che un'ottava è il doppio della sua fondamentale. Quindi in sostanza abbiamo trovato finalmente un rapporto matematico che soddisfi l'orecchio e anche la matematica stessa, quindi una certa praticità nello scrivere la musica e nel passare da una tonalità finalmente all'altra. Quindi se noi andiamo nella tastiera ci aspettiamo che fra una nota e l'altra ci sia sempre un semitono ed ecco infatti che dal Do al Do diesis c'è un semitono, poi dal Do diesis al Re c'è un altro semitono, Re Re diesis, un altro semitono, Re diesis Mi, un altro semitono. Questa viene chiamata scala cromatica, è una scala formata da 12 semitoni. Ce n'è una soltanto perché infatti che tu parta dal Do diesis, che tu parta dal Fa, la successione delle note rimane sempre con lo stesso rapporto, quindi sempre a livello cromatico si dice, e sarà anche oggetto di studio appunto nel livello base del corso da 0 a 100.